Inizia a registrare con l'Atalanta che ha appena segnato il suo quarto gol della partita. Si intravede, ci stiamo arrivando, passettino dopo passettino, step in avanti. Se preferito un saltello, no? Utilizzate un po' il verbo, il termine che più vi aggrada, ma questa squadra vuole riprendersi quello status che in qualche modo nel tempo si è conquistato e ci sta lavorando molto molto bene, lo zio Raffaele, assolutamente sì, non per i 4 gol, no, tu dici 4-0 con il Genoa, assolutamente no, credetemi, ma vedo una squadra dove chi scende in campo, chiunque sia, è coinvolto e soprattutto qualcuno dirà il Genoa in 10, Coppa Italia, questo, quell'altro. No, non mi interessa il dopo cartellino rosso. Io guardiamola fin lì la partita, finché è stata a parità numerica. L'Atalanta aveva già fatto gol, traverse, pali, l'occasione a tu per tu. Se non sbaglio, sì, anche già quella di Maldini. Occasione su occasione. Questa è una squadra che anche nella partita no, crea. Figuriamoci quando inizia a trovare entusiasmo. Ecco perché la Dea si sta assolutamente ritrovando. Anche oggi ha messo in evidenza anche la sua profondità di rosa, perché poi è vero che da una parte all'altra, lo stesso Genoa, no? Confini, che non è un giocatore che mi sembra che giochi spessissimo, quindi sì, è vero, ci sono state delle rotazioni, ma proprio nelle rotazioni si vede la forza dell'Atalanta, perché è anche una rosa veramente, veramente profonda e assolutamente ben assortita. Io penso a un altro giocatore che ho visto oggi mette una palla sul primo gol, bellissimo, Zaleschi. Zaleschi a me è un giocatore che io mi sarei tenuto veramente volentieri. Oggi per esempio si fa male Soleimana, entra Maldini e comunque incide, può essere, deve essere più cattivo sotto porta, sicuramente sì, ma anche lui si vede che per valore può dare qualcosa a questa squadra. Oggi mi è piaciuto, è appena finita la partita, mi è piaciuto no che mi è piaciuto, ho trovato interessante un aspetto che abbia fatto giocare forse tutti i minuti, ma non mi ricordo, vedendo gli ultimi minuti mi sa che mi sono distratto, ma credo di no, tutti i minuti giocati a scamacca, cioè Kristovic non gli ha dato, a meno che me lo sia perso nel finale, mo, ripeto perché io faccio delle gaffe clamorose, tipo ieri lo so benissimo che David è canadese, ho detto francese perché veniva dal campionato di Ligue 1, cioè faccio delle robe clamorose alcune volte, ma ha dato tanto minutaggio a Scamacca nonostante anche per lo stesso telecronista non è stata una grande partita, no, ma è sempre più coinvolto Scamacca, anche se non segna, comunque gioca spesso e volentieri la palla di prima, te la lavora, sul terzo gol, quello di Pasalic, è vero, è un tiro sbagliato, però cioè stop e tira, fa le cose giuste, magari alcune volte non gli vengono, ma fa la scelta giusta ed è chiaro che ci sono due livelli completamente differenti, almeno due, tra Scamacca e Cristoci. Comunque ne parliamo di questo Atalanta-Genoa senza ombra di dubbio. Lo facciamo prima, come al solito vi invito a spolliciare se volete sempre più video anche su questa benedetta Coppa Italia. Do più importanza io alla Coppa Italia che a alcune squadre che la giocano. Se pensa all'Udinese di ieri, vedremo stasera, ho visto già l'Inter tutte riserve, giustamente, ci può anche stare per l'Inter, pare che tutte le riserve le porterà in campo anche il Venezia, quindi se non interessa neanche le squadre di Serie B sta Coppa Italia io non riesco a capacitarmi del tutto, vabbè, ma è una mia battaglia personale che porto avanti da tanto tempo, quindi se volete iscrivetevi per seguire i prossimi contenuti, un po' vedremo anche il Napoli col Cagliari, per cui din don, attivate la campanella, trovate tutti i profili in descrizione, vi ringrazio per il supporto, per l'apporto e per tutto il resto, grazie davvero. Allora, questa è la quarta partita sia per Palladino che per De Rossi. Per De Rossi era un bilancio strapositivo perché se consideriamo le difficoltà del Genoa veniva comunque da due pareggi e addirittura dall'ultima vittoria. Il Genoa non era partito neanche male perché pronti via, se non sbaglio è Ekator che recupera una palla sanguinosa a Ien e ho visto anche l'accettare uomo contro uomo,
però alla lunga poi appunto se la metti sullo stesso livello, se la metti sui duelli e tutto il resto, l'Atalanta è nettamente superiore e stasera con l'entusiasmo che ha ritrovato, perché poi la parola chiave che già abbiamo detto e che ribadiamo è entusiasmo. Adesso la squadra gira, ha voglia, la si vede, è propositiva, non è pavida, è coinvolta nei giocatori che scendono in campo, provano la giocata che sia De Ketelare, attaccano l'area di rigore con tanti uomini, mettono sta palla in mezzo, la traversa di Pasalic, se penso, sto ragazzo poi tra l'altro, ribadisco, ne parliamo sempre troppo poco, anche oggi si trova sempre lì a chiudere l'azione, porta a casa tanti gol, cioè segna davvero tanto Pasalic. E quindi è un'Atalanta che, ripeto, trovo ritrovata nella filosofia di calcio, no? Che è stata sempre quella di una squadra che deve andare in avanti, che si esalta nel creare, nel vincere i duelli, come dicevo prima, e sta ritrovando questa forza, questa consistenza. Oggi mi sarebbe piaciuto vedere la partita in parità numerica interamente per vedere poi se il Genoa qualche difficoltà poteva creargliela alla lunga. Perché quello che ho detto contro la Fiorentina, contro il Napoli, no? Che poi qualcosa concede, oggi non c'è stato neanche modo di vedere, di valutare questo aspetto, perché ripeto, per i primi 30-35 minuti, adesso non ricordo il minutaggio dell'espulsione, comunque l'Atalanta praticamente solo lei stava creando assolutamente pericoli, ed è una squadra, ribadisco, in crescita, una squadra che si sta ritrovando, una squadra che è in crescita, perché dopo la prima sconfitta dove ha sbagliato praticamente un tempo di gioco contro il Napoli, poi è una squadra che ha fatto passi da gigante, l'abbiamo vista di nuovo eccellere in Europa, l'abbiamo vista eccellere di nuovo in campionato, concedendo qualcosa come ho detto con la Fiorentina, però adesso questa è la terza partita dove segna tanto e non subisce gol, se non sbaglio, se non sbaglio 3 gol contro l'Eintracht, 2 con la Fiorentina e anche oggi 4, dovremmo essere arrivati a 9, 9-0, quindi niente male. Ragazzi, io ho piena fiducia nel Palladino, che ribadisco, vediamo dove si trova oggi la Fiorentina, che difficoltà ha e quindi che lavoro c'era stato con Palladino alla guida. La stessa cosa con ovviamente dimensioni diverse era stata portata anche al Monza, quindi dovunque è andato Palladino ha fatto cose eccelse, cioè sono cose proprio da grande allenatore quelle che ha fatto Palladino. Poi certo è alla Fiorentina e al Monza, uno non gli dà tutto sto credito, ma sai, no, ma ha fatto delle cose che sono eccelse, e anche avere subito, no, già questa impronta, riuscire già subito a farsi in qualche modo seguire dagli allenatori, fargli ritrovare subito questa entusiasmo, fargli accendere nuovamente con questa facilità, non era così scontatissimo, ecco, per cui grandissimo lavoro, e vediamo, perché ragazzi, se le altre vanno lente, io l'Atalanta la considero una delle più forti del nostro campionato, ecco. Quindi attenzione, perché l'Atalanta può ritornare, sicuramente può ancora lottare per l'Europa, magari non per quello che conta, ma può lottare. Voglio proprio vedere, sono curioso, e niente, ragazzi miei. Aggiorniamoci, fatemi sapere cosa ne pensate voi, commentate le carte, se volete iscrivetevi al canale. Un grandissimo abbraccio da Neschi.